Tintura di ricriso, il cortisone dell'estate. Ma non è un corticosteroide, però può agire in modo molto simile. L'appellativo più corretto che noi babbani della scienza possiamo dare all'elicriso è proprio di similcortisonico, e ciò deriva dall'efficacia che questa botanica ha nello spegnere e nel ridurre le infiammazioni e le allergie, utilizzando dei meccanismi differenti da quelli che utilizzano i farmaci cortisonici, ma raggiungendo dei risultati molto simili. Certo, non è applicabile per tutte le situazioni cliniche, però soprattutto quando queste non sono particolarmente gravi o come supporto ad altre cure più specifiche, l'elicriso può essere un'alternativa validissima dei farmaci cortisonici sintetici e in più può dare anche meno controindicazioni. E noi in questo video che cosa faremo con l'elicriso? Una tintura la più semplice possibile. Utilizzeremo soprattutto i fiori anziché le foglie, liberandoli dal gambo, perché è proprio qui che è maggiormente concentrato il fitocomplesso, e li utilizzeremo esclusivamente da freschi. Andremo a pesare 20 grammi di fiori freschi e prepareremo 100 grammi di soluzione idroalcolica a 65 gradi. Andremo a tagliuzzare la botanica all'interno di un vasetto perfettamente pulito, ci verseremo la soluzione idroalcolica, chiuderemo, lo corremo in un ambiente fresco e lontano dalla luce del sole e aspetteremo 2 settimane, dopodiché sarà pronto per essere filtrato, imbottigliato e utilizzato. E come la utilizzerò? La utilizzerò per il mio piccolo Indy e la sua dermatite, e in più la utilizzerò come aggiunta strategica per creme, lozioni, viso e corpo. Ma quali sono le sostanze che fanno dell'elicriso un similcortisonico? Sicuramente i flavonoidi di cui ne è ricchissimo, come la quercitina, la naringenina, la crisina e tanti altri. Questi infatti sono dei potentissimi antiossidanti che riescono a bloccare la cascata infiammatoria proprio come farebbero dei corticosteroidi sintetici. Poi abbiamo i calconi e i pironi, come per esempio l'elicrisina, l'isoelecrisina e l'elipirone. Quest'ultimo è un composto tipico dell'elicriso e sembra inibire l'insorgenza degli stati infiammatori, aiutando a modulare anche la risposta immunitaria. Poi ci sono i preziosissimi oli essenziali, il beta-cariofillene, l'alfa-curcumene, l'alfa-pinene, e questi sono dei potentissimi antiossidanti, antinfiammatori, nonché analgesici, e partecipano attivamente ad abbattere lo stress ossidativo e modulando le citochine pro-infiammatorie. E in ultimo, ma non meno importanti, ci sono gli acidi fenolici, come l'acido caffeico e l'acido clorogenico, anch'essi potentissimi antiossidanti. Riassumendo un po', l'elicriso è un similcortisonico perché ha azione antistaminica, perché va ad inibire la produzione di istamina, che è un mediatore chiave nelle reazioni allergiche e infiammatorie, ed in più riesce a limitare e a modulare la produzione di citochine pro-infiammatorie. Questo video finisce qui, ma ti aspettiamo al prossimo video sull'elicriso in cui faremo l'oleolito.